Nel 2016 ricorrono i 400 anni dalla morte di William Shakespeare. In realtà, nel 1616 morì un attore semi-analfabeta di Stratford-on-Avon che si era impossessato del nome d'arte e delle opere di due italiani, Michelangelo e Giovanni Florio, padre e figlio, emigrati in Inghilterra perché ricercati dall'Inquisizione. In particolare Giovanni, John per gli inglesi, tradusse, ampliò e abbellì le trame teatrali costruite dal padre e scritte in lingua toscana. Per dimostrarlo, non occorre prendere visione di tutte le pubblicazioni sul più grande drammaturgo della storia. Saranno citate solo alcune opere. Ci troviamo di fronte ad uno di quei rari casi in cui più si pubblica su un autore, meno si apprende della sua vita se la sua vita continua a poggiare sulla menzogna. In un tribunale si può nascondere la verità in due modi, con reticenza o con un fiume di parole che possono costituire una falsa testimonianza. Tutte le biografie su Shakespeare, nessuna esclusa, che partono dal presupposto non più tollerabile che l'attore semi-analfabeta di Stratford sia l'autore dei drammi e dei sonetti noti in tutto il mondo, si fondano su una falsa testimonianza. La verità è dimostrabile in un modo molto più semplice di quanto fino ad ora ci hanno fatto credere i grandi biografi ufficiali inglesi. Negli ultimi 4 secoli sono stati occultati e forse distrutti documenti e scritti che conducevano ad una verità diversa da quella che oggi conosciamo. Ma un delitto, si dice, non è mai perfetto. Non si immaginava infatti che nelle opere del drammaturgo esistessero messaggi in codice, frasi apparentemente banali e prive di senso, indirizzati ai pochi in grado di decifrarle. Tali messaggi, una volta decodificati, chiariscono definitivamente chi ci fosse dietro il nome William Shakespeare. Nei testi scolastici, nelle enciclopedie e in qualsiasi libro che tratti la biografia di William Shakespeare, l'avverbio probabilmente ricorre in modo costante. Probabilmente frequentò la scuola locale, probabilmente fu maestro di scuola, probabilmente fece il guardiano di cavalli quando arrivò a Londra e via di seguito. I rapporti intrattenuti dai contemporanei con Shakespeare furono sempre solo rapporti con un nome, non con un uomo. Nessuno conobbe William Shakespeare personalmente, per il semplice motivo che Shakespeare, come si è detto, era un nome d'arte. Tale pseudonimo fu accostato in seguito in modo fraudolento a un attore di Stratford che ebbe il solo merito di aver recitato o soltanto finanziato i drammi del vero Shakespeare. Fermiamoci un attimo e parliamo di quest'uomo semi-analfabeta che purtroppo l'Inghilterra celebra come il più grande drammaturgo di tutti i tempi a 4 secoli dalla morte. Di lui, paradossalmente, non conosciamo esattamente neanche il nome e sappiamo che la sua data di nascita, il 26 aprile, stranamente coincidente con quella di morte, giorno in cui si festeggia San Giorgio, patrono d'Inghilterra, fu un'invenzione postuma. Non sono invece invenzione il luogo di nascita dell'attore, Stratford-on-Avon, il matrimonio con Anne Hathaway di 8 anni più anziana, la nascita dei figli, la sua attività di commerciante di grano, fatti reali e per noi irrilevanti, ingigantiti dai biografi per puntellare il resto, legato alla produzione delle opere, che invece è pure invenzione. Non esistono prove, infatti, che abbia frequentato la scuola locale e si sa invece che era nato da una famiglia di analfabeti in un villaggio senza cultura, con una formazione scolastica breve ed elementare. Il padre e la madre firmavano con un segno e le 2 figlie erano incapaci di leggere e scrivere. Della sua scrittura non restano che 6 incerte e tremolanti firme. E il motivo di questa pessima calligrafia è dovuto al tentativo maldestro di firmarsi col nome d'arte di chi, Shakespeare, lo era per davvero. Nel modestissimo testamento dell'attore, scritto peraltro da un avvocato, non c'è una sola menzione all'attività di scrittore, né un minimo riferimento a un'opera o un libro posseduto. I dubbi sull'identità di Shakespeare non sono nuovi. Lo scrittore Henry James definì il divino William la più grande e più riuscita frode che sia mai stata realizzata nei confronti di un mondo paziente. Come è noto, sono definiti stratfordiani gli studiosi che vedono nell'uomo nato a Stratford-on-Avon l'autore dei drammi immortali.
Riguardo invece ad altre identità, le più note sono quelle riferite ad Edward de Vere, conte di Oxford, Christopher Marlowe, Francis Bacon ed altri ancora. Nonostante ci siano prove certe che l'autore dei 36 drammi raccolti nel First Folio del 1623 non sia l'uomo di Stratford, la critica ortodossa si ostina a legittimarlo con argomenti inconsistenti, opponendosi persino ad altre candidature britanniche. Questa chiusura degli accademici stratfordiani è probabilmente dovuta al timore che, aprendosi al confronto, possa venir fuori la verità, e cioè che il vero autore delle opere di Shakespeare non sia inglese ma italiano. Secondo recenti studi di studiosi non compromessi con le accademie anglosassoni e le potenti istituzioni culturali finanziate dallo Stato, Shakespeare era un uomo che pensava in italiano e scriveva in inglese. È noto che molti nomi italiani inizialmente presenti nei suoi drammi sono stati cambiati o anglicizzati nel corso del tempo. Un esempio è dato dalla commedia Misura per misura, la cui storia, ora sappiamo, non è ambientata a Vienna come è scritto, ma a Ferrara. L'ipotesi che Shakespeare fosse italiano fu avanzata per la prima volta da Santi Paladino, un giornalista di Scilla in Calabria che il 4 febbraio 1927 pubblicò su L'Impero, un giornale filogovernativo, un articolo nel quale sosteneva che il nome Shakespeare era lo pseudonimo del poeta italiano e riformatore Michelangelo Florio. Paladino dichiarò di essere arrivato a questa conclusione dopo aver trovato nella preziosa e aristocratica biblioteca paterna un volume del 1549 dello stesso Florio, in cui venivano riportati detti e proverbi che circa 50 anni dopo sarebbero comparsi nell'Amleto di Shakespeare. I libri sui Florio sono rimasti per anni ai margini della cultura ufficiale, forse perché dedicati ad autori considerati minori nell'Inghilterra elisabettiana. Solo recentemente si è tornato a parlare dei due italiani. A parte la produzione crescente di opere in cui si afferma che l'autore di Stratford non può aver scritto i drammi a lui attribuiti, nel 2008 Lamberto Tassinari e Saul Gerevini, con i loro rispettivi studi, hanno riproposto la tesi dei Florio quali veri autori dei drammi firmati William Shakespeare. Gerevini ha inoltre fondato, insieme ad altri studiosi, un'associazione culturale di studi sui Florio. In particolare uno di loro, Corrado Panzieri, per 20 anni ha condotto varie indagini negli archivi storici italiani. Vediamo intanto di sapere qualcosa in più sui Florio. Michelangelo Florio, detto il Fiorentino, nacque a Lucca intorno al 1518. Fu un frate francescano dalla cultura enciclopedica e dalla grande competenza linguistica. Raffinato intellettuale, andò in giro per l'Italia predicando col nome di Fra Paolo Antonio. Nel 1549, caduto nelle maglie dell'Inquisizione, venne rinchiuso nella prigione di Tor di Nona a Roma. Qui rimase 27 mesi, ma poco prima di essere giustiziato riuscì a fuggire. Giunse nel 1550 a Londra, dove, una volta convertitosi, divenne predicatore della Chiesa Evangelica Italiana. La sua cultura fu tale da essere richiesto subito negli ambienti aristocratici. In pochi mesi riuscì ad entrare nella corte di re Edoardo VI e presto divenne precettore dei nobili rampolli inglesi, compresa la futura regina Elisabetta. Particolarmente legato fu alla giovane allieva Jane Grey, che fu regina per 9 giorni prima di essere giustiziata. In questo primo soggiorno inglese, un avvenimento macchiò la reputazione di Michelangelo Florio. Poiché ebbe una relazione con una donna fuori dal matrimonio, egli rischiò di perdere la protezione del potente William Cecil, segretario di Stato, e di essere rispedito in Italia, ma venne infine perdonato. Dalla relazione con la donna che poi sposò, nel 1553 nacque John. L'anno successivo, morto Edoardo e tornato il cattolicesimo in Inghilterra con Mary Tudor, il predicatore fu costretto a lasciare la nazione che lo aveva ospitato. Riparò a Soglio, un villaggio della Svizzera, dove oltre ad essere predicatore fu anche notaio. A Soglio scrisse diversi saggi,
tra cui l'Apologia di Michelagnolo Fiorentino, attraverso cui apprendiamo importanti dati biografici che lo riguardano. Partecipò al dibattito sulla Riforma, si interessò della lingua italiana, si dedicò personalmente all'istruzione del figlio. Quest'ultimo, raggiunta l'adolescenza, studiò presso l'Università di Tubinga e successivamente in varie università italiane, senza però laurearsi. Con l'ascesa di Elisabetta I in Inghilterra, i Florio, padre e figlio, tornarono a Londra. Nella città inglese, Michelangelo rimase in incognito nel terrore di essere ripreso dagli inquisitori, dedicandosi completamente alla scrittura. Il figlio John divenne anche lui precettore e lavorò come traduttore legale all'interno dell'ambasciata francese, dove strinse amicizia con Giordano Bruno, ospite nella stessa ambasciata dal 1583 al 1585. John nel 1578 pubblicò Primi frutti, un manuale bilingue italiano-inglese, corredato da una grammatica italiana, e tradusse diverse opere italiane. 2 anni più tardi sposò Rose Daniel, sorella del poeta Samuel Daniel. In seguito, il traduttore conobbe intellettuali di prestigio come Philip Sidney, cortigiano e poeta, del quale Florio curò il romanzo Arcadia. Sidney introdusse l'italiano in un circolo esclusivo che prendeva il nome di Scuola della Notte, i cui membri, tra i massimi esponenti della cultura inglese, erano interessati a dare risposte sugli aspetti più nascosti dell'esistenza umana. Nel 1591 pubblicò un altro manuale, Secondi frutti, nella cui appendice aggiunse circa 6.000 proverbi italiani raccolti dal padre in Italia. A partire da questa pubblicazione, John decise di anteporre al proprio nome l'aggettivo resolute, risoluto, deciso. Si firmerà Resolute John Florio. Nel 1598 pubblicò Un mondo di parole, il primo autentico dizionario moderno italiano-inglese, iniziato intorno al 1590, un'opera straordinaria per ricchezza di termini, oltre 46.000 parole italiane, 74.000 nella ristampa, 150.000 parole inglesi. Contemporaneamente alla elaborazione del suo dizionario, John lavorò alla traduzione dei saggi di Montaigne, pubblicati nel 1603, probabilmente uno dei più influenti libri mai pubblicati in Inghilterra. Nel 1605 morì Michelangelo Florio. John continuò la sua scalata sociale e con l'ascesa al trono di Giacomo I divenne precettore dei figli del re e segretario personale della regina Anna. In segno di stima nei confronti di Giacomo I, Florio tradusse in italiano uno scritto del sovrano, il Basilicom Doron, dono regale, che divenne importante per molte opere di Shakespeare. La morte, nel 1612, del principe Enrico, che sarebbe stato il futuro re d'Inghilterra, colpì molto l'italiano. Nel 1619, con la morte della regina Anna, Florio fu definitivamente allontanato dalla corte. Negli ultimi anni tradusse in inglese le novelle del Boccaccio e realizzò il First Folio, dove furono raccolte tutte le sue opere firmate William Shakespeare. E ritiratosi a Fulham, nella periferia di Londra, vi rimase fino alla morte, avvenuta per un attacco di peste nel 1625. Il testamento di John Florio, scritto l'anno stesso della sua morte, rivela ovviamente impressionanti affinità con il modo di scrivere e di pensare di Shakespeare. È stato dimostrato che nei drammi del bardo traspare il linguaggio di Dante e la conoscenza approfondita della Divina Commedia. Al tempo della composizione delle opere firmate Shakespeare, solo John Florio aveva tale conoscenza. Per avere la prima traduzione completa dell'opera di Dante in inglese occorrerà attendere 2 secoli.